È tornata Sofì, cari amici, care gentili persone che mi seguite, guardate i miei video, è cresciuta un po' Sofì, ma per noi è sempre una cucciolotta. Mi aiuterà anche in questo ciclo di video lezioni dedicate al pensiero del grande filosofo britannico Thomas Hobbes. Thomas Hobbes il pessimista, Thomas Hobbes quello del Leviatano, vero Sofia? Allora mi vuoi aiutare a fare questa video lezione? Guardate che bella questa gatta, vai per i 4 anni, sei diventata proprio una gatta adulta, vero? Parliamo di Thomas Hobbes. Ho detto parliamo del pensiero, della filosofia di Thomas Hobbes, però iniziamo con questa prima puntata in cui invece trattiamo velocemente della vita e delle opere. Tra l'altro non ci sono moltissime cose da dire, non è molto complicato. Sofì si sta ribellando, forse è giusto che la lasciamo andare. Thomas Hobbes è appunto un filosofo britannico. Egli nasce il 5 aprile 1588 a Malmesbury, che è una cittadina a 150 km a ovest di Londra. Studia a Oxford e si laurea nel 1607. Attenzione, una cosa importante da dire è che Hobbes dedica i suoi primi studi non tanto alla filosofia quanto alle lettere classiche, alle lingue e letterature classiche, il latino, il greco. Quindi lui non nasce come filosofo, ma nasce come antichista. A molti il faticoso mestiere del precettore non piaceva, però Hobbes si trovò bene e esercitò la funzione di precettore per buona parte della sua vita, soprattutto nella parte più giovanile della sua vita. Egli lavorò come precettore inizialmente nella casa dei duchi del Devonshire, che gli affidarono l'educazione del rampollo di famiglia, il piccolo duca di Devonshire. Hobbes fornì un'educazione accurata al suo discepolo, educazione che fu completata con dei viaggi in Europa. Tra il 1610 e il 1613 Hobbes accompagna il suo allievo sia in Italia sia in Francia. Questa è la prima occasione per Hobbes per far conoscenza di altre lingue, di altre culture europee, ma non sarà l'unica. Hobbes poi torna in Inghilterra e il suo allievo è cresciuto, non ha più bisogno della sua opera, tuttavia lui resta nella casa dei duchi di Devonshire, stipendiato per altre mansioni, faceva il segretario e cose del genere. Già in questo primo periodo Hobbes entra in contatto con personaggi molto importanti della cultura britannica. Egli infatti strinse amicizia sia con Francesco Bacone sia con Herbert di Chesbury, un personaggio molto più significativo di quel che sembri. Mette in pratica la sua straordinaria conoscenza della cultura classica. Pensate, nel 1629 traduce tutte le storie di Tucidide, le storie dello storico greco ateniese della seconda parte del V secolo a.C. Tucidide, vengono anche chiamate Guerra del Peloponneso. La traduzione è ottima e ancora si può leggere. Tucidide è un autore molto lungo, è molto difficile, e Hobbes qui dimostra tutta la sua maestria, la sua competenza in letteratura greca. Attenzione, perché la traduzione di Tucidide ci dà le prime informazioni sul pensiero filosofico di Hobbes. Infatti può essere considerato il primo scritto filosofico di Hobbes la sua introduzione alla suddetta
traduzione, perché nel saggio introduttivo di questa traduzione delle storie di Tucide, Hobbes, prendendo spunto da celebri avvenimenti raccontati dallo storico greco, esprime tutto il suo pessimismo nei confronti della specie umana, dell'antropologia, della natura umana, che sarà poi, come sapete, alla base delle sue grandi opere filosofiche successive. Attenzione, tra il 1629 e il 1637 Hobbes riprende l'attività di precettore presso altre famiglie diverse da quella dei Devonshire, ma poi tornerà nella stessa casa di prima dei duchi di Devonshire. Attenzione, nel 1640 Hobbes si sposta in Francia, qualcuno potrebbe dire si trasferisce in Francia, perché? Perché stanno per scoppiare, come sapete, abbiamo dedicato a esse anche numerose video lezioni in storia, andate a studiarle. In Inghilterra stanno per scoppiare le guerre civili. Hobbes la pensa in maniera totalmente diversa rispetto ai repubblicani, all'esercito di Cromwell e Ayrton. Hobbes è favorevole, come è sempre stato, sarà sempre, all'assolutismo, agli Stuart che cercavano di imporre il proprio potere sul Parlamento ed era anche personalmente legato alla dinastia degli Stuart, e voi sapete che nel 1640 il Parlamento dominato dai puritani stava acquisendo moltissimo potere, togliendolo al sovrano, a Carlo I Stuart. Quindi lui, chiaramente in contrasto con i parlamentaristi che si stavano affermando, ha paura di restare in Inghilterra, ha paura di essere considerato un avversario, un nemico, ha paura proprio per la sua incolumità, e quindi si sposta in Francia. Attenzione, lui resterà in Francia dal 1640 al 1652, quindi per un periodo piuttosto lungo. Dopo la decapitazione di Carlo I, in Francia, a Parigi, Hobbes ha l'opportunità, nella sventura, di rinsaldare i suoi rapporti personali con la casa Stuart, perché pensate, a Parigi lui sarà raggiunto in esilio dalla stessa famiglia regnante Stuart, sarà, pensate, il precettore, sarà il maestro del principe Carlo, che era allora un fanciullo, il figlio del re decapitato Carlo I, il quale poi diventerà il nuovo re di Inghilterra. Quindi Hobbes è l'educatore, è il professore del figlio del re decapitato, del piccolo Carlo, dell'erede al trono d'Inghilterra a Parigi. Ovviamente dopo la decapitazione di Carlo I, il suo figlio piccolo, che si chiamava anche lui Carlo, e sua madre, la vedova di Carlo I, si recarono in esilio a Parigi, anche perché la vedova, la moglie di Carlo I, era una principessa francese. Attenzione, durante questo periodo in Francia lui ha la possibilità di ampliare le sue conoscenze e non arriva in tempo per conoscere Cartesio, certamente, in Francia, però fa amicizia e ha contatti con i cartesiani. Lui non incontrò mai Cartesio, che, vi ricordo, in quel periodo viveva in Olanda. Lui fa amicizia con alcuni cartesiani, in particolare con padre Mersenne. Ve lo ricordate? L'amico editore di Cartesio. È proprio per via di questa frequentazione con Mersenne
Hobbes scrisse, ne abbiamo parlato ampiamente nelle lezioni su Cartesio, le sue obiezioni, sono del 1641, le sue obiezioni alle meditazioni metafisiche di Cartesio, in cui viene fuori chiaramente espresso il materialismo di Hobbes in contrasto con il dualismo cartesiano. Vi ricordate la famosa obiezione della passeggiata? Non ripeteremo qui le obiezioni di Hobbes a Cartesio, perché appunto ne abbiamo già parlato nelle lezioni su Cartesio. In Francia Hobbes continua nei suoi studi scientifici, che erano iniziati già prima, quando lui era in Inghilterra. Hobbes da giovane non aveva studiato niente di scienze, ma decidendo di dedicarsi alla filosofia approfondisce le scienze, sia le scienze naturali sia le matematiche. E infatti in precedenza Hobbes era andato anche a trovare, a incontrare Galileo Galilei a Pisa, quindi Hobbes si fornisce anche di una solida cultura scientifica che sarà alla base, come vedremo nelle prossime video lezioni, del suo metodo scientifico, la sua importante distinzione tra scienze incerte e scienze certe, e anche del suo particolare statuto epistemologico della matematica. Che cosa succede? Nel 1652 Hobbes decide di rientrare dall'esilio, di ritornare da Parigi e di ritornare in Inghilterra, perché i repubblicani avevano vinto, era stato costituito il Commonwealth, il suo re amico era stato ghigliottinato, c'erano i repubblicani al potere, dominati dalla figura di Oliver Cromwell, e il Parlamento puritano che aveva preso sempre più potere. Hobbes stima però di poter tornare ugualmente in Inghilterra, anche se appunto è andato al potere il suo avversario, il puritano capo dei repubblicani Oliver Cromwell. Perché? Perché le guerre civili comunque erano finite, hanno vinto gli avversari di Hobbes, tuttavia Hobbes pensa che la dittatura di Cromwell, il governo di Cromwell, abbia restituito legge, ordine e sicurezza all'Inghilterra, e quindi torna in Inghilterra, e le sue previsioni sono giuste, perché nessuno gli farà niente di male. Naturalmente la posizione di Hobbes migliora moltissimo nel momento in cui Cromwell muore e viene restaurata la monarchia, per quanto con poteri molto più limitati rispetto alle epoche precedenti. Viene restaurata la famosa restaurazione del 1660, ritorna al trono Carlo II Stuart, che vi ripeto è lo stesso personaggio a cui Hobbes, quando era caro ragazzino, aveva fatto il precettore a Parigi. Quindi insomma dovrebbe veramente trovarsi a suo agio Hobbes a partire dalla restaurazione Stuart del 1660. Invece gli ultimi decenni della vita di Hobbes furono funestati da polemiche, accuse, processi che gli tolsero molto tempo e purtroppo lo distolsero dai suoi studi e dalla possibilità di scrivere molte altre opere. Inizialmente c'è una polemica con il vescovo Bramall sul libero arbitrio. Hobbes viene accusato dalla Chiesa anglicana di aver negato il libero arbitrio e comunque la libertà umana, il che è perfettamente vero, perché Hobbes era contrario al libero arbitrio. Ma ovviamente c'è di più. Hobbes si era inimicato la Chiesa anglicana sia per la sua filosofia materialistica, corporeistica, tuttavia Hobbes sosterrà sempre di essere un buon cristiano, questo lo vedremo nelle prossime video lezioni, però era comunque un materialista, meccanicista e determinista. Inoltre il problema è anche un altro, il problema riguarda le idee politiche di Hobbes.
Hobbes, anche questo lo vedremo, delinea una concezione di uno stato assoluto in cui il sovrano è talmente potente da sottomettere anche la religione. Qualunque chiesa, e anche dal suo punto di vista la chiesa anglicana episcopale, la Church of England, doveva essere totalmente sottomessa al potere del sovrano. Ovviamente queste cose non piacciono alla chiesa anglicana e Hobbes dovrà subire per lungo tempo una decina di processi con le accuse più varie: vilipendio della chiesa anglicana, ateismo e altri tipi di accuse. Quindi questo purtroppo renderà inquieta e tormentata l'ultima parte della sua vita. Hobbes si difende accanitamente in tribunale, ma i processi vanno avanti per anni e anni. Hobbes scriverà anche delle opere apposite per difendersi da queste accuse. Comunque nel 1675 Hobbes tornerà alle sue passioni classiche. Ricordate, da giovane aveva tradotto Tucide, e invece nel 1675 Hobbes darà alle stampe una sua pregevolissima traduzione di Omero, di tutto Omero, sia l'Iliade sia l'Odissea. Hobbes morirà nel 1679 all'età di ben 91 anni, il 4 dicembre 1679. Ma occupiamoci delle opere, vi cito solo le opere più importanti di Cartesio. Vi ho già citato l'introduzione alla traduzione di Tucide e le obiezioni alle meditazioni metafisiche di Cartesio. Ma quali sono le opere più importanti di Thomas Hobbes? Allora, Thomas Hobbes ha intenzione di esprimere tutta la filosofia all'interno di una trilogia di 3 libri, 3 testi che si chiameranno De Corpore, De Homine e De Cive. Attenzione, l'ordine logico di queste 3 opere è proprio questo: prima il De Corpore, poi il De Homine e poi il De Cive. Perché nel De Corpore, ovviamente sono tutti titoli latini, sono cose scritte in latino, nel De Corpore Hobbes parlerà dei corpi in generale. Vi ho già detto che tutto per lui nell'universo è corpo, ma nel De Corpore parla anche del corpo umano nello specifico. Nel De Homine lui approfondisce la trattazione del corpo umano, anche e soprattutto dal punto di vista della morale e delle scelte politiche. E poi invece nel De Cive lui tratterà un altro corpo, visto che tutto ciò che esiste è corpo, cioè il corpo politico, il corpo artificiale dello Stato, che è costituito dai singoli corpi umani. Quindi anche lo Stato può essere considerato un corpo in grande. Così lo considerava per esempio anche Aristotele, che peraltro ha una visione della politica e dell'origine dello Stato completamente diversa da quella di Hobbes. Allora, quindi le opere logicamente avrebbero dovuto essere scritte così, con questa propedeuticità: prima il De Corpore, poi il De Homine e poi il De Cive. Però vedete che vi ho segnato gli anni di pubblicazione. Il De Cive, che è la terza di queste opere, viene pubblicata per prima, cioè viene pubblicata in anticipo, perché ad un certo punto Hobbes abbandona la stesura del De Corpore e del De Homine per dedicarsi alla terza parte di questa trilogia, il De Cive. Per quale motivo? Il motivo è semplice: perché il De Cive sul cittadino parla di politica e della visione ovviamente hobbesiana dello
Stato. E siccome in quel momento, come sapete, c'erano le guerre civili ed era in corso una feroce polemica tra assolutisti e repubblicani, Hobbes, capite, anticipa la stesura di un'opera prima delle due che avrebbero dovuto essere pubblicate in precedenza, anticipa la stesura della terza parte di questa trilogia, il Decive, perché vuole entrare in quel dibattito, capite? Perché egli considera urgente entrare nel dibattito politico dell'epoca, far pesare le sue posizioni e le sue argomentazioni, e quindi è urgente inserirsi nell'attualità, e quindi lui ha interesse a pubblicare il Decive prima del De Corpore e del De Homine. Hobbes dice che il Decive può essere pubblicato prima del De Corpore e del De Homine perché, pur essendo la terza parte di questa trilogia, lui dice l'ambito morale e politico di cui parla il Decive è comunque sostanzialmente autonomo rispetto alle materie di cui parlano il De Corpore e il De Homine, perché la politica che Hobbes chiama filosofia civile si basa su principi propri, su principi interni alla morale e alla politica, e quindi insomma si può leggere e capire il Decive anche se per il momento mancano la prima e la seconda parte di questa trilogia. Attenzione, questa trilogia complessivamente viene chiamata da Hobbes elementi di filosofia del cittadino, d'accordo? Quindi il De Corpore è la sezione prima degli elementi di filosofia del cittadino, il De Homine è la sezione seconda e il Decive è la sezione terza degli elementi di filosofia del cittadino, sezione terza che però viene pubblicata, come vi ho detto, per il motivo che vi ho detto, prima delle altre due. Ma voi direte, ma l'opera veramente importante di Hobbes, noi così abbiamo sentito, è il Leviatano. Sì, il Leviatano è una riscrittura del Decive. La prima edizione del Decive in forma privata esce nel 1642, poi ne seguirono molte altre. 9 anni dopo, che cosa fa Hobbes? Riscrive il Decive, cioè scrive un'altra opera sulle stesse materie del Decive, però invece di scriverlo in latino scrive quest'opera in inglese, il famoso Leviathan, il Leviatano. Perché Hobbes fa così? Forse perché in inglese vuole essere capito da più persone, da quelli che non leggono il latino. Non è tanto questo. Hobbes fu spinto a riscrivere il suo capolavoro, il Decive, perché voleva trattarlo in un altro modo. Il Decive ebbe molto successo, ma fu anche considerato piuttosto ostico, piuttosto noioso da leggere, perché il Decive mira proprio a dimostrare le cose, e quindi spesso per dimostrare Hobbes diventa molto pignolo, diventa anche molto prolisso, usando un linguaggio simile al linguaggio della matematica, della concatenazione dei teoremi geometrici, fedele al suo metodo, che sosteneva che l'ambito etico-politico fosse l'unica scienza certa, l'unica vera scienza, insieme alla matematica, e fedele appunto al metodo che almeno in questo caso lo avvicina a Cartesio, e diceva che tutte le scienze esatte, quindi anche la morale e la politica, dovessero prendere, appunto, assumere il metodo della matematica. Quindi questo libro, il Decive, risulta un po' legnoso, un po' pignolo, un po' pesante da leggere, quindi lui lo riscrive nel Leviatano, abbandonandosi a citazioni, ad esempi, a metafore, cioè rendendo, diciamo, il Decive più accattivante da leggere. Molti hanno detto che il Decive cerca di dimostrare, mentre il Leviatano e Leviathan cerca di persuadere, d'accordo? Quindi c'è un'altra questione. Nel Leviatano 1651 Hobbes aggiunge una parte, l'ultima parte dell'opera, contro
la religione e in particolare contro quelle che lui chiama gli abusi del cristianesimo. Ne parleremo nelle prossime lezioni. Questa critica da parte di Hobbes della storia del cristianesimo e la sua riduzione del cristianesimo a religione ultra semplificata è già illuminismo. Queste cose che scrive contro la Chiesa cattolica, contro le presunte invenzioni della Chiesa cattolica, dogmi, riti che non esistono nella Bibbia, le false interpretazioni della Bibbia e così via, sono già illuminismo, cioè la parte proprio illuministica di Hobbes che anticipa, diciamo, l'illuminismo della fine 600 e del 700. Queste sono le opere appunto più importanti di Hobbes, e di queste tre opere, De Corpore, De Homine, ma soprattutto De Cive oppure Leviatano, parleremo nelle prossime lezioni. Si possono indicare anche altre opere di Hobbes. Io vi ho scritto, vi ho schematizzato qua solo le più importanti, però ne possiamo sicuramente citare ancora due. Nel 1681 Hobbes scrive un'opera contro la common law, un'opera che cerca di dimostrare la necessità che i giudici siano totalmente asserviti al sovrano. Il suo sovrano assoluto è veramente super assoluto, sottomette, abbiamo visto, sia la Chiesa, sia la religione, ma anche il potere giudiziario, e quindi è un'opera che nega la validità della common law, che nega il fatto che le sentenze dei giudici siano indipendenti dal potere sovrano e possano creare diritto, e possano le sentenze dei giudici vincolare l'opera del sovrano. Quest'opera del 1681 si chiama Dialogo di un filosofo con uno studente del diritto comune di Inghilterra. Dialogo di un filosofo con uno studente della common law di Inghilterra. Nel 1668 Hobbes pubblica un'opera eccezionale, anche se si tratta di un'opera di storia, il Behemoth, ovvero la storia delle guerre civili inglesi, un'opera veramente monumentale. Ma allora voi mi chiederete che cos'è il Leviatano, che cos'è il Behemoth, che cosa sono questi titoli strani? Sono due mostri della Bibbia citati nell'Antico Testamento. Vabbè, il Behemoth ci interessa poco, però è importante capire chi è o che cos'è il Leviatano. Comunque lo spiegheremo nuovamente parlando ovviamente della concezione hobbesiana dello Stato. Il Leviatano è un mostro citato in più di un libro dell'Antico Testamento, un mostro enorme, una specie di drago o di coccodrillo gigante che ha una caratteristica peculiare, quella di terrorizzare le persone al solo nominarlo. Quando uno nomina il Leviatano, ecco, le persone, gli esseri umani si spaventano soltanto nel sentire il nome. Ovviamente, come tutti sanno, Hobbes utilizza la metafora del Leviatano per descrivere lo Stato. Lo Stato assoluto, secondo Hobbes, funziona attraverso il terrore, cioè terrorizzando continuamente i cittadini, e quindi in qualche modo lo Stato moderno viene chiamato, lo Stato assoluto di Hobbes viene chiamato Leviatano, perché proprio come il mostro biblico la funzione del sovrano assoluto che regge lo Stato, secondo Hobbes, è quello di far rispettare le leggi con la paura, cioè terrorizzando, instillando timore ai cittadini. Quindi il sovrano assoluto è il Leviatano. Va bene, insomma, credo che basti così. Vi ho dato gli elementi fondamentali della vita e delle opere di Hobbes. Nelle prossime lezioni appunto procederemo nel cercare di illustrare il pensiero di questo grande autore britannico. Arrivederci e grazie a tutti.